Buongiorno, sono Amedeo e questa è ATH. Oggi siamo arrivati al 17° step del metodo ATH, ovvero il controllo del collo. La volta scorsa abbiamo visto come prendere controllo del naso del cavallo, quindi chiedendo con una redine diretta la cessione del suo naso, in questa maniera, mentre oggi prenderemo il controllo del collo. Questa è una cosa che deriva dalla monta da lavoro, quindi che troveremo in tutte le monte da lavoro, dalla monta americana, alla monta spagnola, alla maremmana, per il semplice motivo che nel passato gli uomini che lavoravano con i cavalli avevano la necessità di avere una mano libera, una mano che serviva per il lavoro, per governare il bestiame, per utilizzare degli strumenti. Quindi c'era bisogno che il cavallo potesse essere guidato con un'unica mano. Quindi non si poteva utilizzarlo in doppia redine diretta così come abbiamo visto la volta scorsa, ma si doveva trovare un sistema per poterlo guidare con un'unica mano. Questo sistema è stato trovato utilizzando quella che si chiama la redine d'appoggio, ovvero veniva insegnato al cavallo ad andare nella direzione opposta dove veniva appoggiata la redine. Quindi all'appoggio della redine il cavallo dovrebbe andare nella direzione opposta. Questo ci permette poi, una volta che gli abbiamo insegnato come funziona, di utilizzare il cavallo ad una sola mano, ovvero di utilizzare il cavallo, come si dice anche in gergo, smazzettato. Ma come insegniamo al cavallo ad essere smazzettato o comunque a rispondere alla redine d'appoggio? Oggi vedremo, prendendo appunto controllo del collo, come procedere con questo esercizio. Allora, la prima cosa da fare è intanto capire che abbiamo una redine d'appoggio e una d'apertura. Lavoriamo quindi sempre, come abbiamo visto in altre situazioni, in modo da chiudere il passaggio al cavallo mentre ne apriamo un altro. Per far capire questo tipo di concetto al cavallo non dovremmo far altro che iniziare a camminare appoggeremo una redine al collo, dopodiché utilizziamo la redine diretta. Stiamo creando uno schema di pressioni, uno schema che abbiamo già visto in tante altre situazioni, utilizziamo con i cavalli. Lo schema quindi è: appoggio una redine, tiro la redine opposta. In questo modo, creando questo schema che ripeteremo più e più volte, il cavallo imparerà ad andare nella direzione opposta rispetto alla redine. Dobbiamo chiaramente insegnare al cavallo dall'una e dall'altra parte. In questo momento non stiamo utilizzando le gambe, stiamo lavorando solo con le nostre mani, quindi appoggio redine, redine diretta, appoggio redine e redine diretta, fino a quando non otteniamo che appoggiando la redine, senza dover tirare la redine interna, il cavallo viene nella direzione richiesta. Una cosa importantissima da ricordare quando facciamo questo esercizio è quella di non superare la criniera. Questo per quale motivo? Al cavallo stiamo insegnando a prendere una direzione, ovvero quella opposta alla redine d'appoggio. Abbiamo visto nello step scorso che il cavallo segue sempre il suo naso, quindi dove noi riusciamo a posizionare il naso, il cavallo andrà. Se noi facessimo l'errore di superare la criniera, come sto facendo in questo momento, vedete che il naso del cavallo sta andando nella direzione opposta a quella dove io voglio andare, quindi non starei facendo altro che creare di nuovo una redine diretta. Supero la criniera, il naso del cavallo va dalla parte opposta. Quello che noi invece vogliamo è: appoggio la redine, il naso del cavallo va nella direzione richiesta. Non dimentichiamoci questa regola fondamentale, perché altrimenti arriveremo a scollegare il cavallo, ovvero avremo un cavallo che non segue più il suo naso, quindi avremo perso il controllo della direzione del cavallo. Specialmente poi quando arriveremo a lavorare ad una sola mano, se voglio che il cavallo giri di più, non devo tirare di più la redine, perché non farei altro che bloccare il suo collo e il suo naso e gli impedirei il movimento. Vedremo poi più avanti come chiedere una curva più stretta utilizzando la gamba, non la redine d'appoggio. Quindi ripetiamo bene: appoggio una redine, agisco in diretta, appoggio redine, agisco in diretta, altra direzione, appoggio, agisco con la redine diretta.
Devo arrivare al punto in cui, appoggiando la redine, il cavallo va già nella direzione richiesta. Quando arriveremo poi a lavorare a una mano, vedrete che il concetto è lo stesso. Sarà sempre appoggio una redine, la redine opposta si stacca e il cavallo va nella direzione. Appoggio una redine, l'altra redine si stacca e il cavallo prende la direzione. Quando il cavallo avrà ben imparato al passo a avere questo tipo di esercizio, lo potremo provare, se conosce già l'andatura, anche al trotto. Quindi proviamo a vedere. Appoggio redine, redine diretta. Appoggio redine, molto bene. Questa volta non ho dovuto agire con una redine diretta. Riproviamo, appoggio, vedete che non supero mai la criniera, redine diretta, appoggio, ok, altra direzione, appoggio, molto bene, redine diretta e riproviamo, appoggio, redine diretta, appoggio, molto bene. Vedete come le mani lavorano all'unisono, quando una appoggia l'altra stacca dal collo, in modo da creare un messaggio univoco e chiaro per il cavallo. Una redine appoggia, una stacca. Vedremo poi nel tempo che il centro delle nostre mani diventerà il nostro obiettivo dove andare, quindi quando avremo l'idea di andare verso un punto, le nostre mani si sposteranno verso quel punto. In questo modo prendiamo il controllo della direzione della parte anteriore del cavallo tramite il collo, tramite la redine d'appoggio del collo. Cosa succede nel caso in cui volessimo fare una curva più stretta? È chiaro che se io non devo superare la criniera, non potrei andare oltre questo tipo di curva, questa gradazione di curva. Quindi se volessimo girare più stretto, dovremo portare la mano interna verso il fianco, in modo da portare il centro della nostra direzione a cambiare angolo, quindi a stringersi. Quindi, primo passo, appoggio, apro, devo stringere redine diretta. In questo modo abbiamo preso controllo con il 16° e il 17° step di tutta la parte anteriore del nostro cavallo, quindi abbiamo preso controllo del naso e abbiamo preso controllo del suo collo tramite la redine d'appoggio. È chiaro che abbiamo dovuto prima avere un buon controllo del naso tramite redine diretta, poi siamo passati ad avere il controllo del collo tramite la redine d'appoggio. Vedremo la prossima volta, andando progressivamente, come lavorare invece con le gambe, quindi introdurremo il lavoro su tutta la parte centrale del cavallo. Mentre per oggi da Medeo e da Leo Sugar Prize questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.